diventerà un grande uomo. Se non salta, rischia di restare solo per sempre. Noi del villaggio vogliamo che il nostro fratellino affronti questa prova con coraggio. Deve farcela. Non ho mai visto niente del genere. Hanno delle ferite profondissime date da questi legni. Oggi dovrò anche frustare delle donne. Fa parte della tradizione. Io non vorrei farlo, ma loro non aspettano altro. È il suo ultimo giorno da ragazzo. Stasera dovrebbe diventare uomo se ce la farà a saltare su tutti questi tori. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Essere un vero uomo. Questa è una frase che sentiamo molto spesso, ma cosa significa davvero? In tante civiltà del mondo può voler dire forza, coraggio, assumersi grosse responsabilità oppure proteggere chi si ama. Ma qui, nella tribù degli Amer, ha un significato molto profondo, antichissimo. Infatti questi giovani ragazzi per diventare uomini devono superare una prova spettacolare, ovvero il salto dei tori. Non voglio svelarvi troppo perché tra poco lo scopriremo insieme, ma questa cerimonia mette a dura prova la loro forza, il loro coraggio e anche la loro dignità. Sedetevi comodi perché sta per incominciare un nuovo episodio di Progetto Happiness in cui scopriremo che cos'è la felicità per un giovane ragazzo che vuole diventare uomo. Il villaggio degli Amer è un piccolo paradiso immerso nel verde della valle del nome in Etiopia. Le loro case di legno e paglia si confondono con la natura, come se fossero parte di questo paesaggio da sempre. E ho quasi come l'impressione che tutto attorno a me sembra sospeso in un silenzio pieno di attesa. Oggi infatti qui è un giorno molto speciale. Un giovane Amer affronterà la prova dei tori per diventare finalmente un vero uomo. E io sto andando a casa dei suoi genitori per incontrarlo e per scoprire il significato profondo di questa antica cerimonia. Oggi è il giorno più importante nella vita di mio figlio. Deve dimostrare a tutti di essere un vero Amer e che potrà essere un bravo agricoltore e pastore, altrimenti non avrà onore. Questa è una prova da superare per dimostrare di essere coraggiosi. Nessun uomo può sottrarsi e per le donne è importantissimo per scegliere chi sposare. Nessuna donna sposerebbe un mezzo uomo. Ma io sono serena. Mio figlio è pronto e oggi sarà un giorno di festa. Salterà i tori, ci renderà fieri di lui e sposerà una brava donna Amer. Questo è l'unico scopo della mia vita. Dopo che avrò visto questo, potrò morire in pace. Mio figlio sta per diventare un uomo vero. Spero che diventi un padre forte, con una famiglia solida. Questo è il mio sogno per lui ed è per questo che lo preparo per il salto. Senza questo rito, la sua vita sarebbe incompleta. Se non salta, rischia di restare solo per sempre. Noi lo sosteniamo perché vogliamo che si sposi e costruisca una famiglia. Un uomo deve avere figli prima di morire. È così che viviamo attraverso loro. Ricordo quando toccò a me. Iniziai saltando sopra i tori lungo il fiume. Con i miei amici portavamo i tori in fila per allenarci. Saltavamo uno dopo l'altro finché non eravamo pronti. Avanti e indietro, avanti e indietro. È così che ho imparato a superare la prova. Domani tutto il villaggio si riunirà e lui riceverà un soprannome per celebrare l'impresa. Dopo il salto gli verrà posto un ornamento
un ornamento al collo, simbolo del suo nuovo status. Dopodiché, il giorno dopo, si raderà completamente i capelli, come un segno di rinascita. Infine, si unirà al gruppo degli uomini, iniziando una nuova vita con nuove regole. È affascinante ascoltare come una cerimonia così antica non sia cambiata e non stia cambiando da generazione a generazione. Le stesse emozioni che proverà il figlio le ha provate il padre qualche decennio fa. Però ciò che ci ha raccontato a telecamere spente è ancora più interessante, perché rivela cosa voglia dire qui la mascolinità. Non so se avete notato che sul petto aveva molte cicatrici, segno di una vendetta, segno di un combattimento che ha avuto con i Mursi, i nemici della tribù degli Amer. Ecco, quelle cicatrici significano che lui ha avuto il coraggio di andare ad attaccare una tribù Mursi e uccidere addirittura 2 uomini. Questo è quello che ci raccontava. Per loro, qui, per gli Amer, vuol dire un segno di totale rispetto, profondo coraggio e anche mascolinità. Adesso dobbiamo incontrare tutto il villaggio per capire come si sta preparando per questa cerimonia. Le donne stanno mischiando questo miele appena raccolto con la birra, che poi verrà offerta a tutto il villaggio per festeggiare. Infatti hanno questa sorta di capanno pieno di birra di sorgo, fatta ovviamente da loro, e lo stanno un attimo mischiando col miele per renderlo ancora più dolce. Buonissimo, per loro questa è una vera prelibatezza. Il miele per loro è oro, lo utilizzano anche per effettuare scambi con altre tribù vicine. E proprio mentre siamo lì arriva lui, il protagonista di questa storia. È molto giovane, forse troppo per un momento così importante. Ha solo 14 anni e sul petto spiccano 2 linee tracciate con il letame dei tori. Un simbolo di connessione con l'animale che lo farà diventare finalmente uomo. Mentre parla con suo padre sembra sereno, forse un po' nervoso, ma nei suoi occhi c'è una determinazione che colpisce e che parla di quanto sia pronto, o forse di quanto voglia esserlo. Ovviamente non sappiamo se sia questo il caso, ma come potete vedere c'è una differenza d'età enorme tra il padre e il figlio, che può sembrare il nipote col nonno. Beh, ecco, nella tribù di Yamer in realtà è concepito il tradimento, perché il padre, come vedete, è un signore molto anziano che però ha delle mogli molto giovani e in maniera non ufficiale le donne possono avere degli amanti. Quindi questo ragazzo non si sa se sia il vero figlio del padre, ma formalmente, ufficialmente lo è, e quindi lui si prenderà cura del figlio, lo crescerà, ma magari il padre genetico è un altro. E anche in un giorno così importante in cui è proprio lui al centro della vita del villaggio, deve lo stesso compiere i suoi doveri quotidiani, come per esempio portare al pascolo le vacche. E così decidiamo di accompagnarlo per conoscerlo meglio. Mungere le vacche è sicuramente una delle mansioni base di un uomo Amer, e a me sta venendo già male, ma fortunatamente c'è lui che mi aiuta. Buonissimo. Qui prendiamo in giro chi non sa mungere bene, perché crediamo che non sia un vero Amer. E domani sarà il grande giorno. Il giorno in cui dovrò dimostrare di essere pronto per diventare un vero uomo. Ho passato gli ultimi mesi a prepararmi per questa prova. Ora faccio pascolare il bestiame per sentirli ancora più vicini a me. Saltare sui tori è il segno che posso prendermi le mie responsabilità. Dopo il salto entrerò nel gruppo degli uomini e un giorno mi sposerò. Ma prima devo dimostrare di essere pronto. Oggi dovrò anche frustare delle donne. Fa parte della tradizione. Io non vorrei farlo, ma loro non aspettano altro. Tutto il villaggio partecipa a questo rito. Tutti devono dimostrare che mi sostengono. Dopo il salto ci sarà una festa con latte, carne e miele. La mattina dopo mi sveglierò presto e per me comincerà una nuova vita. Nel villaggio parlano letteralmente tutti di lui. Ce la farà o non ce la farà? Ognuno ha la sua opinione e fa le sue previsioni. Ma quando chiediamo agli altri uomini, non hanno dubbi. Lui diventerà un vero uomo.
Vogliamo che il nostro fratellino affronti questa prova con coraggio. Facciamo il tifo per lui, perché sappiamo cosa significa. Questo è il primo passo per diventare un uomo. Diventare un uomo e costruire una famiglia. Per questo siamo qui fin dal mattino, per preparare tutto. Non è una prova semplice. Richiede forza e concentrazione. Sai, ci vogliono tempo e dedizione per trovare il coraggio di saltare dei tori. Quando arriva il tuo turno, devi dare tutto, anche se rischi di fallire. Ogni salto è importante, perché in pochi secondi ti giochi la vita. La famiglia investe molto, anche in termini di bestiame, per preparare la cerimonia. Devo offrire da bere e da mangiare a tutto il villaggio, e quella è una pressione in più. E prima di entrare nel clou della cerimonia che sta per iniziare, vi voglio parlare dei servizi speciali che offre Scalable. Ok, immagina questo. Lasci i tuoi soldi sul conto in banca, ma l'inflazione è come una piccola perdita che goccia dopo goccia svuota il secchio. E con un piano di accumulo in ETF di Scalable costruisci un secchio più grande e più robusto che non solo trattiene, ma ti aiuta a dare più valore ai tuoi risparmi nel tempo. Ma cosa sono gli ETF? Sono fondi che includono azioni di tante aziende come Apple, Microsoft o Coca-Cola. Con un solo investimento puoi puntare su tutte queste aziende insieme, diversificando però gli investimenti e riducendo i rischi. Io stesso investo ogni mese in ETF per crearmi un piano d'accumulo e garantirmi una pensione più sicura. E poi c'è un mito da sfatare. Investire non è soltanto per chi lavora in finanza, ma è per te, per me, per chi vuole costruire qualcosa di veramente importante. Ad esempio, vuoi mettere da parte qualcosa per i tuoi figli, per il viaggio dei tuoi sogni o per stare più tranquillo? Beh, con Scalable puoi iniziare a piccoli passi, investendo ogni mese in modo automatico e senza stress, anche con €1. Beh, puoi scegliere anche ETF sostenibili che rispettano il pianeta e fanno crescere non solo i tuoi risparmi, ma anche un mondo migliore. Attraverso l'app di Scalable impari a dare valore ai tuoi risparmi e a farli crescere in modo semplice. Come sempre vi lascio il link in descrizione per scoprire tutti i vantaggi di utilizzare Scalable, ma adesso torniamo alla nostra avventura per scoprire il salto dei tori. Sebbene questa sia una cerimonia che celebra il passaggio da ragazzo a uomo, le donne Amer giocano un ruolo fondamentale. Saranno proprio loro a dare forza e coraggio al ragazzo durante tutta la cerimonia, anche con gesti estremi che poi vedremo. Ma prima è il momento di prepararsi e dedicarsi alla bellezza, un aspetto molto importante nella cultura Amer. Le donne Amer infatti sono molto famose per le loro acconciature elaborate, veri simboli di identità e status sociale. I capelli vengono intrecciati con molta pazienza e cosparsi di una miscela di burro e ocra rosso, che dona loro il caratteristico colore caldo e brillante. Ogni loro dettaglio è curato. Collane multicolori, bracciali in metallo e pelli decorate completano il loro aspetto meraviglioso. Ma questi ornamenti che vediamo non sono semplicemente accessori. Raccontano storie di famiglia, legami e momenti di vita. Ovviamente prepararsi a una cerimonia così importante non è solo un gesto estetico, ma un atto di connessione con la loro comunità e con la tradizione che portano avanti da generazioni. E un altro emblema distintivo della bellezza e soprattutto dello status symbol di queste donne è un accessorio importantissimo per loro, ovvero la collana. Non so se avete notato che portano delle collane diverse. Alcune di queste donne hanno una collana molto ingombrante a forma fallica, che si chiama vegnarì. Quella collana indica che la donna è la prima moglie di un uomo, mentre le altre donne che portano 2 cerchi al collo, beh, quello vuol dire che è la seconda moglie. In realtà non c'è nessuna differenza tra di loro per importanza, mettiamola così, semplicemente la prima moglie ovviamente sarà più grande, la seconda più giovane. La cerimonia è ufficialmente iniziata e tra i canti e i balli si svolge uno dei momenti più forti e controversi di questa tradizione. Per dimostrare il loro vero sostegno e il loro legame con il ragazzo che sta per affrontare la prova, le donne Amer si sottopongono volontariamente a frustate violentissime da parte di giovani uomini che hanno recentemente superato lo stesso rito. È un gesto molto forte di sacrificio e di orgoglio, un modo per dimostrare forza e appartenenza davanti a tutta la comunità. Non ho mai visto niente del genere. Questa sicuramente è la fase più violenta, più cruda di tutta la cerimonia, perché le donne fanno a gara, si lanciano contro questi ragazzi con dei bastoni. Guardate quello che sta succedendo adesso, la sta per frustare. Ah, mamma mia.
hanno dei segni, in realtà hanno delle ferite profondissime date da questi legni. Non è soltanto sottomissione, non è soltanto rinuncia al proprio valore. Queste donne vogliono dimostrare al ragazzo che si sta per sottomettere a questo rito la loro vicinanza, vogliono fargli vedere che loro ci sono anche nel dolore. Quello che però dovrebbe fare lui quando diventerà grande, quando diventerà uomo, dovrà essere vicino a loro anche nei momenti più difficili. Ecco cosa significa questo rito in questo momento. Non ho mai visto niente del genere. Ora tutto è pronto per il momento clou, la cerimonia del salto dei tori. L'emozione è alle stelle e ogni sguardo è puntato sul nostro giovane protagonista. Tutto il villaggio è qui, riunito e coinvolto per celebrare questa grande trasformazione. Il rito a cui stiamo per assistere non è solo un passaggio simbolico, ma un evento che potrebbe cambiare per sempre la vita di questo ragazzo, in un modo o nell'altro. Ci siamo, sta per ricominciare la cerimonia del salto dei tori. Stavo cercando di metterli tutti in fila, mentre Culè è in mezzo. Non a caso è nudo, è un simbolo di purezza, ma di abbandono della giovinezza. È il suo ultimo giorno da ragazzo. Stasera dovrebbe diventare uomo se ce la farà a saltare su tutti questi tori. Sarebbe un dramma se non ci riuscisse, perché sarebbe deriso da tutto il villaggio per sempre, non si potrebbe mai sposare e anzi non sarebbe neanche chiamato Amer. Anche i tori non sono una casualità, sono il simbolo della ricchezza e della famiglia. Lui, diventando uomo, si dovrà prendere cura della famiglia curando il suo bestiame. Ecco perché deve saltare i tori. È un equilibrio nella vita. Sta andando alla grandissima. In realtà dovrebbe farlo 4 volte per superare la prova, ma è la 10ª volta che sale sui tori, semplicemente per far vedere a tutti che lui ce la fa tranquillamente. Il popolo, tutto il villaggio parlerà di lui nei prossimi giorni. È un grande orgoglio per la sua famiglia e per tutti i suoi parenti. Tra un po' inizierà la vera festa. Non ce la fanno più, ragazzi, a tenere i tori, lo stanno tenendo giù. Perché devono dimostrare. Ecco qua, è finita. È finita. Ce l'ha fatta. Adesso è un vero uomo. È una Amer. Prima del salto avevo molta paura, ma ora mi sento più forte. Adesso non temo più nulla. Sono felicissimo. Da oggi seguirò le leggi degli uomini e cercherò di servire il mio villaggio. Con questo salto ho dimostrato di essere pronto. Ora sono davvero una Amer. Essere un vero uomo è un concetto che cambia da cultura a cultura, da persona a persona. Qui, per esempio, per gli Amer essere un uomo significa dimostrare coraggio, forza e capacità di prendersi cura della propria comunità. Significa saltare oltre le proprie paure, come questo ragazzo ha fatto oggi. Ma mi chiedo, cosa c'entra tutto questo con la felicità? Beh, io credo che dopo questa avventura ho capito che per gli Amer felicità e responsabilità sono intrecciate. Per esempio, essere riconosciuti come uomini è più di un traguardo personale. È il momento in cui un giovane diventa parte attiva di qualcosa di più grande, di una storia che continua da generazioni. E guardando il sorriso di questo ragazzo, capisco che la sua felicità non sta solo nell'aver superato la prova, ma nel sapere di essere accettato e di avere un posto tutto suo in questa comunità che lo sostiene e che lo celebra. E forse, a prescindere da dove veniamo, è proprio questo che ci accomuna tutti. Perché sì, in fondo, la felicità è sapere chi siamo, sapere dove apparteniamo e sentirci finalmente parte di qualcosa che dà valore alla nostra esistenza e alla nostra storia.